eccoci con la seconda review natalizia. Non so se sarà l'ultima, ma come ogni anno, ormai è una nostra tradizione, eccoci qua a guardare la nuova Barbie Holiday 2024. Ne hanno fatte 5 versioni, online se ne trovano 4, nei negozi ne è arrivata solamente una ed è proprio quella che guarderemo oggi, la classica Barbie bionda. Quindi iniziamo subito. Ed eccola qua all'interno della sua scatola. Perché vi ho detto subito che ne hanno fatte 5 versioni? Perché dopo andremo in un modo un po' particolare a vedere una delle altre versioni di questa bambola che sono uscite. Ma intanto guardiamo lei, che all'interno di questa scatola molto carina, con davanti tutta questa vetrina trasparente che ce la lascia vedere completamente all'interno. Sul bordo della parte frontale e lungo entrambi i lati e più o meno tutta la scatola abbiamo questo pattern che ricorda un tessuto tartan, un tessuto scozzese che mi piace da morire. Qui in basso troviamo anche il logo Mattel in bianco e invece da questa parte c'è il logo Barbie Signature. Al centro invece con questa finitura oro metallizzato troviamo la scritta 2024 Holiday Barbie con anche 2 fiocchi di neve e devo dire che anche il retro della scatola è molto carino. Questa volta la scatola mi piace davvero in modo particolare perché le varie scritte, le varie immagini sono tutte all'interno di questa specie di cornice dorata dove c'è un fiocco rosso e anche dei pacchi regalo rossi con i nastri oro attorno e tutto questo circonda proprio come se fosse una cornice anche negli angoli in basso tutto il retro della scatola e mi piace tantissimo. Qui in basso sopra le solite informazioni che non ci interessano troviamo le 4 varianti di questa Barbie Holiday. Per prima troviamo la variante afro, la seconda è la variante caucasica, poi c'è la versione asiatica e in ultimo abbiamo la versione latina. Devo dirvi che tra queste quella che preferisco è la caucasica, ma c'è un ma che poi ci arriveremo. In alto sotto il fiocco, sotto la cornice, troviamo la scritta 2024 Holiday Barbie in rosso e qui al centro una frase ripetuta in 1500 lingue che ci dice, visto che c'è anche in italiano, che la tua Barbie Magia delle Feste 2024 porti serenità e allegria a te e ai tuoi cari. Una cosa che mi stavo dimenticando di mostrarvi è lo sfondo della scatola, che è di nuovo una cornice bellissima, piena di dettagli disegnati dorati con nastri rossi, che arricchisce ovviamente tantissimo l'estetica di questa bambola mentre è in scatola. Ma io sono davvero molto curioso di vedere se risulterà ancora così bella una volta tirata fuori dal box senza tutti questi dettagli che arricchiscono tutta la parte attorno a lei. Quindi corriamo ad unboxarla. E purtroppo devo dire che la mia sensazione era esatta. Questa volta, diversamente dal solito, fuori dalla scatola un pochino perde. E sapete che tendenzialmente secondo me le bambole fuori dalla scatola invece acquistano bellezza. Ma iniziando a guardare il suo viso è il classico viso Barbie. Carnagione chiarissima, occhi leggermente più piccoli del solito perché in quasi tutte le bambole Signature Mattel rimpicciolisce un pochino gli occhi. Sono ovviamente azzurri con dell'ombretto argentato sulla palpebra mobile, dell'ombretto grigio alla fine dell'occhio e anche sotto l'occhio e oltre all'eyeliner proprio sotto l'occhio vediamo anche una leggera sfumatura rossa. Le sue sopracciglia sono molto definite di un biondo cenere con un sacco di peli disegnati all'interno, sulle guance un po' di blush e le sue labbra sono aperte in un sorriso con un rossetto completamente rosso. Salendo leggermente e iniziando a guardare i suoi capelli, devo dirvi che sono belli ma non ho capito una cosa. Ma iniziamo dal fatto che sono completamente biondi con 2 tonalità di biondo diverso. Qui davanti si dovrebbe riuscire a vedere che ci sono delle mescioline di un biondo leggermente più scuro e questa cosa mi piace molto perché dà un sacco di tridimensionalità al colore. Tutta la parte frontale è raccolta qui dietro in questa piccola codina. Per il resto sono completamente sciolti, a parte qui sopra che ha queste 2 ciocche che fuoriescono dalla codina e di cui non ne ho ben capito il senso. Perché anche guardandola così non si riesce bene a capire cosa volessero rappresentare. È esattamente così anche nelle foto di stock, quindi sicuramente questa è una scelta stilistica, ma cosa mi rappresentano queste ciocche che escono così dalla testa, dal centro della testa di questa Barbie? Chi lo sa? Solo Mattel. Comunque, guardandoli sul retro, questa volta per fortuna sono perfetti. Sono morbidi, così è come escono dalla scatola e non sono nemmeno croccanti. Con il fatto che non hanno dovuto fare boccoli, sono completamente senza alcun tipo di gel e sono davvero morbidissimi.
davvero belli, mi piace un sacco il colore, mi piacciono un sacco le sfumature che forse in camera non si notano molto, qui dovreste riuscire a notarlo, e sono davvero dei bellissimi capelli. Alle orecchie indossa quello che secondo me è il secondo grandissimo punto di domanda. Perché punto di domanda? Perché non riesco a comprendere quale sia il senso di questi orecchini. Sicuramente volevano rappresentare una gemma con un fiocchettino e due pendagli attaccati, ma a parte che sono realizzati di plastica trasparente glitterata che secondo me non c'entra assolutamente nulla con il look, ma ragazzi scusate, a me sembrano tutto tranne che un fiocco, onestamente a me questa cosa sembrano due testicoli. Scusate, ma fatemelo dire, perché è la verità. Questi orecchini davvero io non riesco a comprenderli. Sono ovviamente uguali su entrambi i lati, sempre con questi testicoli trasparenti. Quindi direi che forse è meglio scendere e iniziare a guardare il suo vestito, che è tutto un pezzo unico. Come vedete nella parte superiore è completamente rosso e invece la gonna è realizzata di questo tessuto tartan scozzese. La parte superiore è molto aderente di questo tessuto rosso glitterato, che non è realmente glitterato perché i glitter sono proprio all'interno del tessuto. È monospalla, infatti ha solamente una spallina sulla sua spalla destra, dove troviamo questa specie di fiocco realizzato di tulle. Non è realmente un fiocco, sono 4 strati di tulle semplicemente aperti, che però danno un dettaglio in più. Dalla sua spalla il tulle prosegue anche sopra al suo seno. Credo che in camera si faccia un po' fatica a percepire, proprio lungo tutta questa striscia sul seno prosegue il tulle, così sicuramente si riesce a vedere meglio che c'è proprio del tulle sopra al tessuto glitterato. Questo tulle però si ferma qui sul lato, non prosegue fino sul retro della bambola, dove troviamo solamente un'apertura con il velcro. La stessa strisciolina di tulle la ritroviamo anche in vita, la vedete qui che passa proprio lungo il suo fianco. In questo caso fortunatamente fa tutto il giro, lo ritroviamo anche sul retro ed è collegato a questi 4 strati di tulle molto più grandi confronto a quelli che aveva sulla spalla, che vogliono secondo me rappresentare un fiocco gigante. E devo dire che vista nel complesso questo fiocco l'arricchisce un po', se no sarebbe davvero troppo semplice. Così almeno abbiamo qualcosina in più. La sua gonna però secondo me è la parte davvero più bella di questa bambola, non perché sia realizzata in un modo chissà che particolare, ma per il tessuto. Anche questo tessuto non ha una qualità eccellente, non è neanche stato foderato all'interno, infatti qui si nota che c'è solamente un orlo sul bordino, ma è molto bello il pattern che c'è sopra, con questo motivo a righe verdi, argento, dorate e nere. Molto bello, questo motivo mi piace tantissimo e in più questi che sembrano glitter non sono realmente glitter ma sono proprio all'interno della stoffa, quindi non restano glitter sulle mani e lei non perderà mai i suoi glitter. Dal retro si riesce sicuramente a notare meglio quello che intendo, il disegno di questo tessuto che a me piace davvero moltissimo e aggiunge tantissimo a questa bambola che sennò sarebbe davvero super semplice. Su entrambe le mani indossa dello smalto dorato, semplice ma carino, e questa mano dovrebbe appoggiarsi qui sul fianco, ma io onestamente vi sconsiglio di appoggiarla completamente perché ho notato che qui sulla sua spalla la parte esterna del vestito macchia. Qui dove c'è l'orlo e quindi la parte esterna del vestito è stata ripiegata all'interno, ha completamente macchiato la sua spalla. Così sicuramente si riesce a vedere anche meglio, c'è tutta la spalla con la striscia macchiata. Quindi, se quello che perde colore è il tessuto nella parte esterna, se noi andiamo ad appoggiarle la mano proprio su quel tessuto, inevitabilmente la mano si macchierà di rosso. Quindi se volete metterla in posizione vi consiglio di lasciarla leggermente staccata in modo che sfiori il tessuto ma che non lo tocchi realmente. Le sue scarpe sono davvero particolari e se una Barbie non le avevo ancora mai viste. Sono completamente rosse, nessun dettaglio colorato, niente di poi così speciale, ma sono dei sandali con il tallone aperto, un incrocio sulla caviglia, un fiocchettino sulla parte superiore del piede e un buchetto davanti che lascia le dita scoperte, ma soprattutto hanno un tacco davvero particolare. Ha questa forma, che a me sembra quasi un bicchiere rovesciato, che trovo essere molto carina e molto particolare. Quindi scarpe decisamente approvate, seppur molto semplici. Anche con lei, per fortuna, come tutte le Barbie Holiday, arriva questo stand e nel suo caso è completamente rosso. Credo di non averlo mai visto realizzato in rosso per una Barbie Holiday, solitamente sono neri o bianchi, è completamente vuoto sotto, infatti è leggerissimo ed è come per tutte le Barbie Model Muse, infatti lei ha un corpo Model Muse, è uno stand a seduta, quindi si infila in mezzo alle sue gambe e si nasconde sotto la sua gonna. Con lei arriva anche questo certificato di
dell'autenticità, molto semplice, senza neanche una plastichina, era solamente infilato così nel retro della scatola. Qui sopra possiamo leggere 2024 Holiday Barbie e qui in italiano troviamo la scritta: questo certificato garantisce che la tua Barbie Magia delle Feste 2024 è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. Le solite cose sul solito certificato. Ma quindi perché all'inizio vi ho detto che ne hanno realizzate 5 se sulla scatola ce ne sono solamente 4? Perché è stata realizzata anche una quinta Barbie Holiday con il mold Generation Girl, quindi praticamente con la testa che era il mold ufficiale della Barbie degli anni 2000. E grazie ad Enrico che mi ha gentilmente mandato alcuni video e alcune foto, possiamo guardarla da vicino e vedere qualche differenza. E devo dire che oltre al mold anche il trucco è completamente diverso confronto alla Barbie Holiday che stiamo guardando in questo video. Infatti ha un trucco decisamente più pesante, le sopracciglia sono disegnate in un modo completamente diverso, gli occhi sono verdi, il rossetto è più scuro, ha le lentiggini sul viso, cosa che questa Barbie ovviamente non ha, e anche guardando i suoi capelli, l'acconciatura è completamente diversa, sono rossi con delle ciocche leggermente più chiare, quasi bionde, ma a parte il ciuffo frontale sono completamente raccolti in una coda altissima e sono anche quelli davvero bellissimi e morbidissimi, si può vedere palesemente dal video che Enrico mi ha mandato. Per il resto il vestito è uguale, anche lei ha i testicoli e le orecchie, l'unica cosa che cambia è che lei ha entrambe le braccia su, quindi entrambe le braccia appoggiate al suo busto. Non posso assolutamente dire che il viso di questa Barbie Holiday, il viso Millie, non mi piaccia, perché mi piace comunque moltissimo. In quasi tutte le ultime Barbie Holiday lo trovo comunque un viso abbastanza sexy, ben truccato, quasi instagrammabile. Sapete che io mi spiego a modo mio e quindi dico instagrammabile, ma non riesco davvero a capire perché Mattel abbia realizzato una Barbie Holiday con il viso Generation Girl solamente in esclusiva Mattel Creations, quando avrebbe potuto venderne a centinaia, invece le ha vendute solamente sul loro sito, riempiendo invece i negozi con il classico mold Millie. Ma detto questo, e dopo aver fatto anche questo piccolo, chiamiamolo, confronto, cosa ne penso di questa nuova Barbie Holiday? Penso che sia molto bella, penso che abbia delle cose tipo la gonna che mi piacciono davvero tantissimo, penso che le sue scarpe, seppur semplici, siano davvero molto carine e penso che per fortuna che esiste questo fiocco sulla gonna e questo piccolo fiocchettino sulla spalla per darle un pochino di dettaglio in più. Perché per il resto, ragazzi, è davvero troppo semplice. Non ha una collana, non ha un braccialetto, non ha nulla qui sul busto, anche se l'avrei apprezzato. Sarebbe bastato anche solamente cambiare il colore del tulle qui sui fianchi e sul seno per dare del movimento a questo vestito, magari riprendendo uno dei colori della gonna, non dico un verde, ma magari un oro, un argento, ci sarebbero comunque stati molto bene. E quindi sì, è davvero troppo semplice e i testicoli e le orecchie di sicuro non compensano tutto quello che manca. Di sicuro con lo sfondo della scatola rende in un modo completamente diverso, si arricchisce tantissimo, ma io queste bambole le espongo sempre senza scatola in vetrina e quindi finirà per essere semplicemente una bambola con un vestito rosso che ha moltissimo potenziale che purtroppo non è stato sfruttato. Adesso però voglio sapere cosa ne pensate voi di questa Barbie Holiday 2024 qui sotto in un commento. Fatemi sapere se l'acquisterete e soprattutto se la pensate come me oppure se secondo voi è già bellissima così e non ha bisogno di nient'altro. Anzi, soprattutto, fatemi sapere cosa ne pensate del viso Generation Girl, se l'avreste preferito a questo oppure se preferite il classico mold Millie. Io ringrazio ancora Enrico per avermi fornito i video e le foto. Nel frattempo spero che questo video vi sia tornato utile e soprattutto che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.